Questo video non è sponsorizzato, quindi il mio giudizio su questo dispositivo sarà completamente obiettivo. Il Garmin Age 1050 rappresenta l'ultima ammiraglia dei GPS bike computer di Garmin per il 2024. È un bel pataccone, anche un po' pesantino, ma questo aggeggino racchiude in sé la massima tecnologia fino ad oggi prodotta da Garmin. Sull'Age 1050 sono stati apportati diversi cambiamenti, alcuni ovvi e altri meno evidenti. In questo video inizialmente vi spiegherò le novità principali per poi addentrarmi in tutorial dedicati. Il video è lunghetto, ma ho messo dei segnalibri qui sotto in modo che potete saltare a sezioni specifiche che pensate siano di maggiore interesse per voi. Iniziamo dallo schermo e devo ammettere che ha una luminosità fenomenale e con più dettagli. La dimensione di 3.5 pollici con una risoluzione di 480x800 pixel ha uno schermo LCD transitivo che comporta un certo impatto sulla durata della batteria. Garmin dichiara fino a 20 ore di utilizzo intenso e fino a 60 ore in modalità risparmio energetico. In confronto il 1040 non solare è dichiarato per 35 ore di utilizzo intenso e fino a 70-90 ore in modalità risparmio energetico o a basso consumo, quindi questo nuovo schermo effettivamente bello luminoso riduce purtroppo la durata della batteria. Come detto, uno dei punti di maggior pregio di questo dispositivo è l'illuminazione. Con il sensore auto attivo funziona veramente egregiamente. Guardate come istantaneamente modifica il livello di illuminazione in base alla luce che si proietta sul dispositivo. Funziona veramente molto bene. Però c'è una cosa da considerare: con questo nuovo dispositivo, se andate sul sistema schermo e impostate la retroilluminazione, per esempio a 15 secondi, guardate che cosa succede dopo 15 secondi. Boom! Sembra spento, ma non è spento, perché vedete, c'è. Quindi il consiglio è quello di tenerlo sempre acceso. L'unità ha un corpo ridisegnato con angoli squadrati, pulsanti tutti in metallo e il supporto a un quarto di giro è stato spostato leggermente più in alto. C'è un altoparlante che non funge solo da segnalatore acustico, ma parla. Vai. Tra 250 metri, svolta a destra. Eccolo qua, prima segnalazione acustica. Lo spazio di archiviazione è di 64 GB, non c'è un'opzione solare ed il peso è di 161 grammi. L'interfaccia utente introduce nuove funzionalità. Garmin Pay per esempio, quindi si può pagare con il dispositivo nel caso aveste il cellulare scarico o l'avete dimenticato a casa. Sicuramente una funzionalità che non fa la differenza. Funzioni per le uscite di gruppo con messaggi, classifiche e sfide. Gestione delle mappe sul dispositivo. Il tipo di superficie stradale è riportato sullo schermo con alcune avvertenze. Il Power Guide ora tiene conto del vento e il campanello elettronico. Una funzionalità geniale che può anche essere associato ai pulsanti funzione di DI2, SRAM e XS. Dai, svegliati Pier, su, forza! Segnalazione dei pericoli stradali della comunità Garmin, che permette ai ciclisti di segnalare potenziali rischi durante la loro uscita. I rischi possono essere buche, alberi caduti, tratti di strada scivolosi o ostacoli generici. Basta selezionare sullo schermo il pulsante Hazard e selezionare l'ostacolo. Nel caso la strada fosse interrotta come questo punto, voi potreste segnalarla. Quindi cliccate sullo schermo e spedite ostacolo. Segnala e la comunità riceverà la notifica che questa strada adesso è un ostacolo. La segnalazione viene inviata a Garmin tramite connessione Bluetooth con lo smartphone e registrata nel database per circa 3 mesi. Se altre segnalazioni confermano il pericolo, un pop-up avvisa gli utenti 200 metri prima del luogo segnalato. Questo permette ai ciclisti di valutare la situazione e, se necessario, cambiare percorso. Una delle caratteristiche di spicco del dispositivo è la corsa di gruppo, meglio noto come Group Ride. È utile nel caso usate fare giri di coppia o di gruppo. Per iniziare dobbiamo selezionare la corsa di gruppo. Se avete un codice di una corsa di gruppo preesistente potete inserirlo. In alternativa possiamo creare una nuova corsa di gruppo cliccando sul segno più. Inserite il nome, la data, l'ora di inizio, potete aggiungere un percorso per caricare il tragitto della corsa di gruppo,
Potrebbe essere utile se fate gare di coppia, in caso perdeste il vostro compagno nel gruppo o dovesse succedere un inconveniente tecnico, come ci è successo alla Kei Pepi quando il mio compagno di gara ha rotto il forcellino. Io ero più avanti ad aspettarlo, non sapevo cosa fosse successo e sono stato avvisato dopo svariati minuti dai concorrenti in transito che il mio compagno di gara era fermo per un problema tecnico. Avessimo avuto questa funzionalità, avrei potuto ricevere un messaggio da lui che mi notificava l'inconveniente. Group Ride offre una serie di messaggi precaricati, ma anche è possibile scrivere messaggi personalizzati in base alle esigenze. Per utilizzare queste funzioni è necessario essere accoppiati e far parte del Group Ride tramite l'app Garmin Connect Mobile. Cliccate su Crea corsa di gruppo, attendete il caricamento e riceverete un codice. Potete inviare questo codice tramite il vostro telefono o inserirlo direttamente. Iniziate la corsa e monitorate i partecipanti. Durante la corsa potete vedere i diversi concorrenti e le salite, visualizzare chi è il più veloce su ogni salita e altri risultati specifici. Alla fine della corsa vengono assegnati dei premi come la frequenza cardiaca media più alta, la cadenza più veloce o il miglior watt per chilo, eccetera. Si può utilizzare la scheda di messaggistica per inviare messaggi precaricati o personalizzati, come detto precedentemente. I messaggi appariranno nella chat e tutti i partecipanti potranno vederli. Se volete condividere la corsa con qualcuno, basta inviare il codice del gruppo tramite il vostro telefono. La funzione Power Guide è stata ideata per aiutare i ciclisti a gestire meglio i loro sforzi durante un percorso, soprattutto in gara, quando si tende ad andare fuori giri durante le prime fasi. Inizio a bomba, sono costantemente in Z5, non va bene così. Questa funzione crea una strategia di potenza personalizzata basata sul percorso e sulle capacità del ciclista. Il Power Guide infatti suggerisce valori di potenza da mantenere in vari segmenti del percorso per ottimizzare le prestazioni e quindi permettervi di chiudere la gara. La strategia di potenza è adattata alle caratteristiche specifiche del percorso e alla capacità del ciclista. La funzione può includere informazioni in tempo reale e pensate un po' anche delle condizioni del vento, parametro molto importante, e della stamina, vale a dire la capacità di mantenere uno sforzo fisico intenso per un periodo di tempo prolungato. Per utilizzare il Power Guide è necessario un misuratore di potenza e la traccia GPS del percorso. Ho già una corsa preimpostata, questa dall'ufficio a casa, la selezioniamo, clicchiamo sui 3 puntini in alto a destra e scegliamo Crea Power Guide. Posso intitolarlo a piacere, in questo caso lo lascio ufficio casa. Ora chiede qual è la posizione che uso assumere maggiormente durante le mie uscite. Dato che questo è un percorso tutto in salita, seleziono la prima posizione. Seleziono la bici che utilizzerò, quindi bici da corsa, e questo è il percorso con i watt di potenza medi. Lo sforzo può essere cambiato tramite questa barra e come vedete i watt medi cambiano. Insieme ai watt viene ricalcolato il tempo di percorrenza, l'FTP, il vento e la stamina. Si possono anche vedere i vari settori e la potenza prevista in base alla pendenza del terreno. Salviamo, facciamo partire il tutto ed eccoci qui. Una delle cose più importanti per noi ciclisti sono i percorsi. I percorsi possono essere disegnati tramite diversi tool. Personalmente utilizzo Strava, faccio il download del file GPX, collego il Garmin al computer tramite cavo USB e faccio il drag and drop del file nella cartella New Files del Garmin. Un altro metodo è quello di caricare la traccia tramite l'app Garmin Connect, dove potete sincronizzare la traccia del telefono al dispositivo. La selezione dei percorsi scaricati sul dispositivo avviene cliccando sull'icona navigazione. Nel caso aveste molti percorsi caricati, ora la ricerca è migliorata grazie alla possibilità di ordinarli in base alla selezione alfabetica, alla data, alla distanza e altro. E poi possiamo creare un percorso direttamente dal dispositivo. Basta cliccare sul più, usiamo la posizione attuale e poi toccando la mappa impostiamo i diversi punti del percorso. Impostiamo un percorso semplice come esempio, come vedete è molto facile impostarlo dal dispositivo. Ora si clicca su salva e chiameremo il percorso 0000. Ecco fatto, possiamo selezionare inizia e saremo pronti a partire. Un'altra funzionalità molto utile è quella di ricerca dell'acqua nelle vicinanze. Basta cliccare su navigazione, categorie e trovate tutti i punti di navigazione utili, come quello della ricerca d'acqua per l'appunto o di un negozio di bici, nel caso avete dei guasti, di un mini market
e anche di un bagno nelle vicinanze, così come tante altre cose. Come vedete mi segnala che a 400 metri da questo punto potrei avere un punto dove trovare l'acqua. Faccio partire la navigazione e arrivo direttamente al punto. Bene, andiamo a accendere questa meraviglia, leviamo questa mascherina protettiva innanzitutto e andiamo ad accenderlo. Il bottone dell'accensione è questo. Ok, andiamo a selezionare italiano, chiaramente è touchscreen, selezioniamo e partiamo subito con il pairing del telefono. Connected, confirm pin, next, si trasferisco tutti i sensori, transfer, next, voglio trasferire le mie attività, sì, dal 540 trasferisco, next, skip, sync. Ok, ha già finito, fatto subito istantaneamente, finish, next, 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 finish. Syncing in progress, potrebbe richiedere alcuni minuti la prima volta. Questa è la schermata principale. In alto a destra troviamo stato della batteria, intensità del GPS, lo stato del Bluetooth, più tutti i miei sensori che lampeggiano perché al momento non sono attivi. Quindi troviamo l'icona del cardiofrequenzimetro, del misuratore di potenza, del misuratore di velocità, i sensori della bici da corsa di i2, il sensore del rullo e del misuratore di potenza della mountain bike. Sotto troviamo i profili, io ne ho creati 4, uno per ogni bici, quindi troviamo quello per la mountain bike, per la e-mountain bike, quello per la bici da corsa e quello per le attività indoor. Prima di iniziare a pedalare bisogna quindi selezionare un profilo. Più sotto troviamo l'area dinamica che mostra i propri percorsi e i totali precedenti, gli allenamenti quotidiani consigliati, gli aggiornamenti sullo stato dell'allenamento e i percorsi e allenamenti creati di recente. Poi troviamo 3 icone, quelle relative all'allenamento, da selezionare per accedere ai segmenti, agli allenamenti consigliati da Garmin ed altre opzioni di allenamento. Poi abbiamo l'icona per la navigazione, dove possiamo consultare la mappa, selezionare uno dei percorsi da noi disegnato, cercare un mini market, un bar o un bagno in caso di bisogni impellenti e tante altre cose. Alla fine abbiamo l'icona del menu per accedere alla cronologia, profilo dell'attività, statistiche personali, sicurezza e rilevamento, connettività e a tante altre funzionalità come per esempio il Garmin Pay. I widget sono strumenti che permettono di visualizzare rapidamente diverse informazioni utili durante le attività ciclistiche. Ecco alcuni esempi di widget che potete trovare. Troviamo il Group Ride, la bussola, il calendario degli allenamenti, cronologia, notifiche e il meteo. Group Ride l'abbiamo già visto, la bussola vi permette di vedere la vostra posizione, il calendario degli allenamenti suggeriti dal Garmin, ma potreste aggiungerne alcuni voi stessi. Abbiamo la cronologia degli allenamenti in base ai vostri profili diversi, indoor, mountain bike, road. Cliccando sulla matita potreste riposizionare il widget, se per esempio vedete la bussola più in alto o più in basso basta trascinarla e in più schiacciando sul segno più potete aggiungere dei widget. Per esempio a me piace molto il training status, il VO2 max, il carico acuto, il load focus e anche l'età fitness che mi fa sentire giovane. Andando a inserirle nella pagina, le troviamo adesso nella pagina dei widget. Il training status per esempio mi piace averlo in cima, quindi clicco sulla matita e trascino il training status in cima alla lista. Torno indietro, vado ad aprire il training status e voilà, ho tutte le informazioni riguardanti il mio status di training. Loading focus, come vedete alleno tutte e 3 le zone, quindi aerobica, aerobico alto e aerobico basso. Dopodiché
carico acuto, sono all'interno della banda settimanale, è 2 giorni che non mi alleno, quindi sta andando giù, però il training è ottimale. VO2 max è superiore, sono a 52, e andiamo a vedere adesso il training status che mi piace tanto, veramente. Allora, qua mi fa vedere la mia condizione fisica, il VO2 max è superiore, il carico acuto è nella media. Andando a sinistra, anche qua mi fa vedere il VO2 max. Praticamente questo training status raccoglie una quantità di dati anche visualizzabili in altri widget. Carico acuto, come abbiamo visto prima. Questo è come mi sono allenato durante la settimana, quindi venerdì sono uscito e ho allenato la fase aerobica alta, mentre giovedì aerobica bassa. Questo è il load focus che abbiamo visto prima. Il livello di ciclismo, specialista nell'endurance, mi dice, in base ai parametri raccolti e aggregati, lui vi fa vedere qual è la vostra specialità. Potreste anche analizzare ancora di più i dati, visualizza percorsi e via così. E questa è l'acclimatazione al calore. Una cosa che mi viene richiesta da molti è come fare a creare un profilo, come si possono aggiungere pagine al profilo e come aggiungere campi o modificare campi all'interno delle pagine. Questi sono i miei profili per i bike, per la bici da strada, per la mountain bike cross country, indoor e per la mountain bike all mountain. Per aggiungere o cancellare un profilo, scroll down, impostazioni, profili attività. Questi sono i vostri profili. Volete cancellarne uno? Cancello per esempio mountain bike all mountain. Tac, fatto, andato. Ne volete creare uno nuovo? Crea nuovo. Mi dice, vuoi utilizzare uno dei tuoi esistenti per copiare tutte le pagine dati già impostate negli altri, oppure vuoi utilizzare un mio modello? Seleziono il suo modello, mountain bike. Lo chiamo mountain bike AM, che sta per all mountain. Confermo. E lui mi dice, ok, ti do queste pagine dati, prova a vedere se ti piacciono. Vado sulle pagine dati, la prima pagina mi dice, hai questa videata col grit, flow, la frequenza cardiaca. Posso andare nei dettagli, schiacciando questo, mi dice, sono 6 campi di dati, qua sono i dettagli, posso visualizzarli in modo diverso andando a selezionare queste griglie qui, 3 opzioni diverse per 6 dati nella pagina. Potrei aggiungere un dato invece di 6, 7, lui mi presenta il timer e riposizionando tutti i campi potrei aggiungere un ottavo, mi inserisce l'ascesa, potrei aggiungerne un nono, mi inserisce la velocità, o addirittura potrei aggiungere al massimo 10 campi, che è la cosa che io preferisco come schermata iniziale. La mia schermata principale ha sempre 10 campi. Quindi la selezione mi dice tocca un campo da sostituire, tocca 2 volte un campo da modificare. Quindi il grid non mi interessa. Lo tocco una volta, lo tocco 2 volte per modificarlo e mi presenta una serie di menu. Popolari, velocità, distanza, timer, quota, navigazione, prestazioni in mountain bike. I più popolari sono la distanza. Voglio come primo dato vedere la distanza. Lo seleziono, boom, eccolo là, è andato come primo dato. Il flow non lo voglio. Voglio per esempio, andiamo a vedere cosa mi propone. Lo seleziono una volta, lo seleziono 2 volte, torno in popolari, dopo la distanza mi dà il timer. Voglio il timer. Eccolo lì. Presente subito. Misuratore di potenza non mi interessa, lo seleziono, vado in altro perché so che la temperatura è in altro, voglio vedere la temperatura e così via. Potete cambiare tutti i campi che volete. Un altro campo molto utile per esempio secondo me, anziché la cadenza, visto che non ho il sensore della cadenza sulla all mountain, sempre in altro è il livello della batteria del GPS. Così l'ho sempre a portata di mano e so quant'è la batteria residua. Una volta che avete modificato i campi, confermate e passate all'altra schermata. Lui dice, ok, la seconda schermata è quella relativa alla mappa, la tengo, sempre utile. Terza schermata, quota. Serve nel caso avete una traccia preimpostata che state seguendo e qua mi dice, questa schermata, la salita rimanente. Quindi se so che il mio giro ha 2000 metri di dislivello,
Durante il tragitto vedo quanta salita rimanente mi rimane, quanta sofferenza devo ancora sopportare. Lo tengo, mi piace. La bussola non me ne può fregare di meno e la levo. Mostra pagina? No. Vado a selezionare la prossima, Group Ride, non viaggio in gruppo, normalmente in solitario, al massimo con un amico. Anche questo, via, non lo voglio vedere. Questo, via, allenamento, non mi alleno con la All Mountain. Questo segmento non mi interessa, non mostrarlo nella pagina. Questo, il Climb Pro, sì, questo lo tengo e modifico i 2 campi. Cosa vuol dire modifica campi dati? 2 campi. Se vedete questi 2 campi sotto, io ne voglio avere 4, non 2, potrei averne anche 6 volendo. 4 sono sufficienti, perché per la All Mountain non ho i misuratori, non ho i sensori del misuratore di potenza e altri sensori. Quindi seleziono questo layout e vado a sostituire i campi, perché a me della VAM non interessa. La velocità mi interessa, la quota va bene, voglio la frequenza cardiaca, quindi 1, 2, popolari, so che la frequenza cardiaca è nei popolari, e bam, frequenza cardiaca è aggiunta. E poi voglio vedere anche i chilometri percorsi, popolari, distanza. Voilà, fatto. Confermo, torno indietro. Che altro mi resta? La stamina non mi interessa, la voglio eliminare. Power Guide non mi interessa su questo profilo e volendo potrei aggiungere altre pagine, ma per il momento mi vanno bene. Quindi torno indietro, questo era il menu principale dove eravamo entrati per le pagine. Che altro mi propone? Tipo di attività, mountain bike, va bene, segmenti, salite, eccolo qua. Molti mi chiedono, ma il Climb Pro perché non mi si attiva? È qui, salite, Climb Pro, selezionatelo. Altra cosa molto importante e altra domanda che mi viene fatta spesso, perché il Climb Pro non si attiva quando sono a ridosso della salita? Perché è impostato in navigazione. Se lo impostate sempre, si attiva sempre, non solo quando siete in navigazione con una traccia. E questo è il parametro da modificare. Avvisi richieste? Assolutamente sì, soprattutto per il bere. Avete tanti avvisi da poter attivare. Io attivo sempre il bere, attivo, così mi ricorda. Io lo attivo per il tempo. 45 minuti è assurdo. Ogni 12 minuti una sorsata d'acqua. Lo stesso per il mangiare. A ogni ora lo attivo. Smart, tempo, non 45 minuti, ma a ogni ora. Andiamo su 00 e 1. Bam. Finito. Torno indietro. Applica il profilo. Torno indietro ed eccolo qua. Il profilo è stato creato. Se torno indietro lo troverò nella mia schermata principale ed eccolo qua. Mountain bike all mountain, indoor, mountain bike cross country. Però sono 2 arancioni, vedete? Io ho diversi colori. Voglio modificare il colore del mountain bike all mountain. Come faccio? Bisogna sempre andare in giù, impostazioni, profilo attività, mountain bike, vedete questi sono i colori. Lo seleziono, seleziono i 3 puntini in alto a destra, cambia colore, verde, fatto, torno indietro, qua è verde, torno indietro e nella mia home page è verde. E questo è tutto. Queste sono le pagine che ho impostato sul profilo della bici da corsa. Iniziamo con la pagina principale dove in cima ho impostato la frequenza cardiaca seguita dalla misurazione della potenza media misurata ogni 3 secondi. Poi abbiamo la distanza, il timer, velocità, la quota in cui mi trovo, i metri di ascesa percorsi, il numero della corona e del cambio selezionati del cambio elettronico Shimano Ultegra Di2, il livello di batteria del Garmin e i livelli di batteria della trasmissione elettronica e delle leve del manubrio che governano il cambio elettronico. A seguire ho la pagina della mappa con 2 valori a piedi pagina relativi alla frequenza cardiaca e alla potenza. Ricordo che per mostrare questi valori dovete possedere la fascia cardio e un misuratore di potenza. Poi ho questa pagina che utilizzo per gli allenamenti prevalentemente in Z2. Questa era un'uscita in Z2, quindi ho spinto sui pedali non appena notato che ero in Z1. Poi il Climb Pro che si attiva automaticamente sia che seguiate un percorso
sia che facciate pedalata libera. Ho spiegato l'attivazione in questo video nella sezione Crea profilo, aggiungere e modificare pagine e campi. Ho impostato il Climb Pro in modo da attivarsi automaticamente in prossimità di ogni salita. La pagina mostra la lunghezza della salita, in questo caso circa 4,7 km, il dislivello di circa 370 metri per una pendenza media dell'8%. A piedi pagina ho impostato i valori della potenza e della frequenza cardiaca. L'altra pagina che ogni tanto guardo è quella relativa alla frequenza di pedalata, dove posso vedere la frequenza attuale, quella media e quella massima, più altri dati. Successivamente c'è quella relativa alla velocità, anche in questo caso mostra velocità attuale, quella media e quella massima. Andando oltre troviamo la schermata relativa alla stamina potenziale. Mentre la stamina fornisce una visione immediata della vostra energia disponibile per l'attività corrente, il potenziale dà un'idea della capacità complessiva di sostenere sforzi prolungati e recuperare dopo attività intense. Se praticate gare di più giorni, noterete che dopo il secondo e il terzo giorno di gara il potenziale cala drasticamente. Questa è una bellissima schermata che è abbinata al misuratore di potenza Ultegra R8100 che offre misurazioni accurate su entrambi i lati, con un margine di errore massimo del 2%. E qui potete monitorare la vostra pedalata per capire se pedalate in modo armonioso o usate spingere di più con una determinata gamba. Alla fine ho quest'altra bellissima schermata, sempre in combinazione con il cambio elettronico Shimano Ultegra Di2, che mi mostra in tempo reale quale corona e rapporto sto utilizzando. Il Garmin Age 1050 è disponibile in Italia a prezzo di 750 euro per la versione standard. Se desiderate il bundle, che include la fascia cardio Garmin HRM Dual e i sensori di velocità e cadenza, il prezzo sale a 850 euro. In conclusione, Garmin sembra aver puntato molto sulla funzionalità social e di gruppo, introducendo il Group Ride, progettato per migliorare l'esperienza delle uscite in bicicletta con altri ciclisti. Questa funzionalità è particolarmente utile per ciclisti che partecipano regolarmente a uscite di gruppo e desiderano avere un modo semplice per rimanere in contatto. È utile per esempio per mostrare la posizione di ciascun membro del gruppo sulla mappa, aiutando a mantenere il gruppo unito e a evitare che qualcuno si perda. Consente di inviare e ricevere messaggi durante la corsa, mantenendo tutti i membri del gruppo informati e coordinati, ed include classifiche e sfide per rendere le uscite di gruppo più competitive e divertenti. Avrei preferito però vedere innovazioni soprattutto per uscite singole e non di gruppo, e spero che nei futuri aggiornamenti qualcosa arrivi a sorprendermi. Il campanello sembra una cosa da poco, ma è una genialata. Con l'introduzione della serie 50 sospetto che ci sarà qualche preoccupazione tra i proprietari della serie 40 su quanto tempo passerà prima che Garmin li abbandoni nel fornire nuove funzionalità. Ma mi aspetto che Garmin mantenga la serie 1040 per un bel po' di tempo prima di rimuoverla dalla linea di produzione. Il nuovo schermo è eccellente, è nitido, luminoso, reattivo, ma riduce la durata della batteria. E con questo è tutto, come sempre mettete un pollice in su se avete trovato il video interessante, informativo o semplicemente per supportare il canale. Nel caso, la vostra iscrizione sarebbe molto apprezzata. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!